Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di sound design. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi spiegherò dove prendo le tracce, dove prendo gli effetti sonori, come li utilizzo, come mixo. Non sono certo un esperto, ma vi posso dire quello che faccio io abitualmente per i video commerciali, per quelli che mi richiedono i miei clienti, e non voglio in realtà dirvi esattamente come fare passo passo, ma spiegarvi un po' i principi che vi sono dietro, così poi voi potete applicarli tranquillamente da soli con la vostra fantasia. Partiamo con il dire che l'audio è fondamentale, è importantissimo. In realtà la nostra attenzione è catturata di più da un buon audio piuttosto che da un buon video. Potremmo avere anche un'immagine di qualità scadente e un buon audio per mantenere viva l'attenzione, ma non si può dire il contrario. Se dovessimo avere una bella immagine perfetta 4K ma l'audio non è poi così buono, la nostra attenzione potrebbe cadere facilmente. Parleremo di due cose principali: tracce audio, quindi jingle, e gli effetti sonori. Parliamo adesso di sound design, ragazzi. Ve lo ripeto, non sono esperto, vi dico quello che faccio io e quello che potete ascoltare dai miei video. Ci sono diverse librerie gratuite dalle quali attingere, come per esempio BBC Sound Effects, che è una libreria enorme, profondissima. Ci perdete per la quantità di effetti sonori anche di alta qualità che potete utilizzare, ma state attenti perché anche lì la licenza va acquistata. È gratuito utilizzare i suoi effetti sonori, ma non per il commercio. Se fate dei lavori commerciali dovete pagare i diritti. Un'altra libreria infinita di suoni, ragazzi, è YouTube. Troviamo un video, ce ne sono anche di video specifici solo negli effetti sonori. Scarichiamo quella traccia audio da un altro portale che ci permette, li conosciamo tutti, di scaricarci e estrapolare i file MP3 dai video. Copiamo il link di quel video, di quell'effetto sonoro che ci piace tanto e utilizziamolo nei nostri video. Un piccolo suggerimento: su YouTube si trovano anche video dedicati appunto solo sul sound design, anche a livello cinematografico, quegli effetti un po' più particolari. Facciamo delle ricerche approfondite. Non necessariamente il suono che stiamo cercando è effettivamente il suono dell'oggetto fisico di per sé. Non necessariamente, se noi poggiamo un bicchiere su un tavolo, dobbiamo cercare il suono del bicchiere sul tavolo, ma qualcosa che si avvicini molto. Dopo vedremo anche in fase di editing, di sound design, dei consigli su questa cosa. Il consiglio che ho da darvi principale è questo: una volta che il nostro video è finito, che il nostro editing è finito, cerchiamo di rivederlo facendo dei versi con la nostra bocca, facendo proprio come quando eravamo bambini. Sembra stupida come cosa, ma proprio come quando eravamo bambini e giocavamo immaginandoci, non lo so, i supereroi, le varie cose. Facciamo lo stesso con il nostro video, cerchiamo di immaginare non solo nella mente ma anche proprio pronunciandolo con la bocca, con la nostra voce, tutti quegli effetti sonori che pensiamo ci stiano bene sotto. Per esempio, nel momento in cui io vado nel video a rompere il savoiardo e si vedono tutte le briciole che cadono, io lì ho cercato il rumore delle stelle che cadono, della bacchetta magica che si sente nei cartoni animati, quei cristalli che cadono. Ecco, quell'effetto a me piace molto, dà molto l'idea, non è reale, è vero, ma è immersivo, ci dice qualcosa di più. Oltre a questo, pensiamo ai famosi whoosh. Utilizziamoli con parsimonia e poi non si devono sentire troppo, non devono essere preponderanti. Ecco, questa è una cosa importante anche quando andiamo a gestire l'audio, cioè non fare
non far sì che gli effetti sonori sovrastino troppo la musica e viceversa, che la musica non sovrasti troppo gli effetti sonori da non renderli noti. Ecco, ci deve essere un buon equilibrio, una buona gestione di entrambe le cose. Adesso vedremo questo video solo con la traccia musicale, quindi solo con il jingle, dopo lo vedremo solo con gli effetti sonori e poi con tutte e due insieme, con quello che oggi possiamo chiamare sound design. Bene ragazzi, il video è finito qui, spero vi sia piaciuto, se così fosse mettete un like, seguitemi, magari scrivetemi cosa vorreste vedere, ci saranno altri BTS, altri spot pubblicitari da fare, quindi seguitemi e con questo vi saluto, ciao!